Benvenuti in questo nuovo video, nuovo anno e nuovi contenuti. Non ritengo sia la mia specialità, ma dato che mi piace buttarmi in cose nuove e dato che in tanti spesso nei commenti sotto i miei video mi avete chiesto di fare video più tecnici, ho deciso di provarci e di partire come primo argomento dalla radio. Io utilizzo da praticamente sempre radio di marca Sanva, ma tutto quello che sto per dirvi si applica a qualsiasi radio, semplicemente troverete i parametri magari in menu e sottomenu diversi, ma il concetto resta uguale. I parametri che andremo a vedere sono quelli che io ritengo fondamentali per utilizzare al meglio la radio e per far funzionare bene la macchina. Ce ne sono anche molti altri, ma li considero marginali o pressoché ininfluenti. Inoltre, al termine del video vi farò vedere come ho configurato io i pulsanti sulla radio in modo da poter agire sulle varie regolazioni durante la gara nel modo più efficiente possibile. Ah, è doveroso fare un disclaimer. Chiaramente tutto quello che sto per dirvi è frutto della mia esperienza, non è la verità assoluta, quindi se avete critiche o consigli fateli pure nei commenti sotto al video. Partiamo dal primo parametro, l'EPA dello sterzo. Questo è l'acronimo inglese di Endpoint Adjustment, cioè il fine corsa. È la regolazione basilare che va fatta per settare la corsa del servo dello sterzo. Tutte le altre regolazioni successive che vedremo dipendono da questa. L'EPA va regolato per assicurarsi di avere il maggior grado di sterzata possibile. Quindi va controllato montando sulla macchina il setup che ci farà vedere i gradi appunto di sterzo sia a destra che a sinistra. A questo punto quindi io vado ad accendere la mia radio, mi reco nel menu dove posso regolare l'EPA e notate che c'è EPA a destra e sinistra perché posso impostarne due valori diversi. In questo caso non ha senso farlo diverso. Noi vogliamo avere lo stesso grado di sterzata sia a destra che a sinistra perché non corriamo su piste ovali. Quindi cosa faccio? Io verifico che avendo l'80% sterzando a destra, quanti gradi ho? Ho 20 gradi, ok. Voglio arrivare a 30. Potrei fare anche un paio di gradi in più, 32, 33, ma poi sforzerei troppo il servo arrivando molto vicino al fine corsa e quindi mi tengo qualche piccolo grado di margine. Quindi cosa faccio? Sterzando a destra vado ad aumentare il valore dell'EPA di destra. Vedete, se notate che mentre io aumento la ruota destra, cioè tutto lo sterzo gira? Ok, sono arrivato a 116, vediamo quanto siamo. Non siamo ancora precisamente a 30, ancora qualche punto, 119. Ok, sono esattamente a 30 gradi. Ovviamente faccio la stessa cosa per la parte sinistra. Qua all'80% sono a 20 gradi, quindi aumenterò fino ad arrivare a 30 gradi anche di qua. Vediamo se sono fortunato, più o meno 105 ho fatto. Esatto, perfetto, sono a 30 gradi sia a destra che a sinistra. Il mio EPA adesso è regolato perfettamente. Ok, la macchina deve sterzare, ma soprattutto andare dritta, e questo parametro controlla proprio questo. Il trim indica il punto neutro dello sterzo, ovvero quando non si sta girando né a destra né a sinistra dove andrà la macchina. Come potete vedere in questo momento, vedete la tacchetta rossa dove dice ST, il mio trim è a 0, si nota anche toccando il parametro. E infatti io senza toccare il volante ho la macchina dritta, le ruote dritte. Qualcuno potrà pensare sia una cosa banale, ma considerando che le gomme in spugna si consumano riducendosi di dimensione in modo asimmetrico sull'asse, ci troviamo costantemente nella condizione in cui la gomma esterna rispetto alle curve più impegnative della pista sarà, ad eccezione dell'inizio gara, sempre più piccola dell'interna e quindi la macchina tenderà a derivare da quella parte. Provate a pensare, siete a 7 minuti di gara, la gomma destra e la gomma esterna sarà sicuramente più bassa rispetto all'interna, quindi la macchina, quando voi avete il volantino fermo, non andrà più dritta ma deriverà leggermente a destra. Quindi cosa bisogna fare per compensare questa cosa? Ci viene in aiuto appunto il trim. Con il trim io, per compensare il fatto che la macchina vada verso destra, andrò a dare dei trim a sinistra. Adesso io volutamente esagero per fare in modo che si veda dal video. Vedete che ora, dando 50 trim a sinistra, la macchina
non è più dritta la ruota, ma tende a sinistra. Ecco, in questo modo noi abbiamo raddrizzato lo sterzo, ma in realtà raddrizzare è un termine sbagliato, perché stiamo semplicemente dicendo allo sterzo che il punto neutro non sarà più 0, ma in questo caso 50 punti a sinistra. Questo è un parametro che magari chi ha le prime armi non conosce, ma che è importantissimo. Quando andrete ad usarlo vi accorgerete che fa la differenza. Andiamo a vederlo sulla radio. Il dual rate al 100% farà sterzare la macchina al massimo impostato dall'EPA, cioè 30 gradi, come abbiamo visto prima. Vedete, il mio dual rate è al 100 e la mia sterzata, come abbiamo visto prima, è a 30 gradi. Cosa succede però se entriamo in pista e sentiamo che la macchina magari ha troppo sterzo e vogliamo ridurlo? Certo, potremmo fermarci, tornare ai box e regolare nuovamente l'EPA per ridurre i gradi, ma questo comporta una gran perdita di tempo ed ecco quindi che ci viene in aiuto il dual rate. Impostandolo quindi al 90%, ridurremo il grado di sterzo del 10%. Quindi se noi avevamo un grado di sterzo massimo di 30 gradi, togliendone il 10%, toglieremo 3% e avremo 27 gradi. Vedete, io vado a ridurlo, porto il mio dual rate a 90 e se adesso verifico la sterzata, vedete che è 27 gradi. Questa regolazione permette rapidamente di adattare la macchina a diverse condizioni. Ad esempio in gara possiamo partire con un dual rate magari più contenuto, ad esempio 80% quando in partenza abbiamo gomme nuove, magari con additivo, e poi mano a mano che si consumano e l'effetto additivo sparisce, portarlo a 100 per compensare la perdita di inserimento che sentiremo. Questa regolazione non modifica la sterzata, ovvero non cambia l'angolo di sterzo, ma modifica la risposta del servo rispetto alla posizione del volantino, che è una cosa ben diversa ma ugualmente importante. Quindi, ad esempio, con esponenziale a 0, come ho io in questo momento, ho una linea che è lineare, quindi se io tocco il volantino a sinistra e do il 10% di sterzo, avrò il 10% della corsa del servo. Se do 60 avrò 60 e così via. Ma cosa succede se io questo esponenziale lo porto come solitamente si fa, ad esempio a meno 50? Vedete che la linea non è più lineare, ma diventa esponenziale, diventa una curva. Quindi in questo caso io applicando il 30% di sterzo, la sterzata che avrò sarà meno sensibile vicino al neutro per poi mano a mano avvicinarsi al movimento lineare. E questo può essere utile in quelle situazioni dove sentiamo la macchina troppo nervosa e sensibile. Occhio però a non abbassarlo troppo perché altrimenti poi la macchina risponderà troppo lentamente. Voi avvertirete una sorta di lag. Per darvi un'idea, io in base alle situazioni sto tra il meno 10 e il meno 20. Ok, avrete notato che finora vi ho parlato solo di parametri relativi allo sterzo, ma ovviamente con la radio freniamo anche e acceleriamo. Vero, verissimo, ma in questo caso le cose sono un po' più semplici perché i parametri da tenere in considerazione sono meno, alcuni non vengono usati. E nello specifico, per quanto riguarda l'EPA, dovrete solo assicurarvi che dando tutto gas il carburatore apra tutto, ma non servirà applicare setup, controllare gradi, eccetera. Per quanto riguarda invece il trim, non serve questo parametro perché non si storterà nulla, a differenza del trim dello sterzo dove si consumano le gomme. Discorso esponenziale, gas io non l'ho mai toccato, mentre l'esponenziale sul freno sì, perché io ho un problema cronico. Raramente sono soddisfatto del bilanciamento della mia frenata, mi ritrovo spesso in condizioni dove o la macchina blocca o frena troppo poco. Quindi ho provato a usarlo sia in modo lineare, sia riducendo l'esponenziale, portandolo a meno 10, meno 20, generando quindi una curva, per avere una fase iniziale un po' più morbida e poi avere la frenata più decisa quando tocco tutto il freno. Ma onestamente devo dirvi che le differenze che ho riscontrato io sono impercettibili. E per il dual rate, infine, stesso discorso dell'esponenziale. Sul gas non l'ho mai toccato, lo tengo sempre a 100, mentre sul freno io solitamente in gara parto con un dual rate di 60-70 perché non voglio la macchina che blocchi
e poi vado ad aumentarlo solo in quelle situazioni dove mi serve più freno. E come avrete ben visto nei miei video, ad esempio mi capita spesso che durante i rifornimenti la miscela vada a bagnare il disco del freno, le componenti dell'impianto frenante, e quindi in quel caso porto il dual rate all'80-90%. Ora vi farò vedere dove ho impostato sui comandi rapidi della radio tutti i parametri che vi ho appena mostrato, perché ovviamente in gara non c'è il tempo di andare nei vari menu e sottomenu, quindi bisogna utilizzare i pulsanti che la radio ci offre. Premetto che cerco di fare ogni regolazione durante i rifornimenti, perché nelle fasi di gara accade tutto troppo velocemente e inoltre toccare i pulsanti mi obbliga, anche se di poco, a modificare la posizione delle mie mani sul volantino, il che non è bene, ma ci sono delle situazioni in cui non si può aspettare il prossimo pit stop e quindi sono obbligato a farlo. La logica che ho utilizzato nell'assegnare i pulsanti risponde a una sola parola, cioè efficienza. Efficienza significa fare una cosa nel modo corretto e più rapido possibile. Se quando vado a toccare un tasto sarò corretto, ma lo farò in modo lento, non sarò stato efficiente. Se lo farò in modo rapido, ma sbaglierò, non sarò stato ugualmente efficiente. Considerando che questa è la posizione delle mie mani mentre guido, io tengo il volantino praticamente con 4 dita, ho impostato sulla levetta più vicina all'indice, giusto sopra, il parametro che utilizzo di più, cioè il trim dello sterzo. Esattamente a fianco, un po' più spostato a sinistra, ho impostato invece la regolazione del dual rate dello sterzo. Questo perché è un po' più scomodo, obbliga ad allungare e a spostare il dito. Ancora più in basso a sinistra, invece, su questo tasto, ho messo l'esponenziale dello sterzo, perché mai lo modifico durante la guida. Quindi, anche se è una posizione scomoda che io regolo con il pollice, non regolo con l'indice questo parametro, e quindi mi fa perdere la presa sul volante, non importa. E infine il dual rate del freno. L'ho messo su questo pulsante perché lo regolo, come vedete, lo aziono sfregandoci il pollice. E quindi io, mantenendo la presa sul grilletto, senza fare nessun cambiamento di impugnatura, mentre vado, aumento o riduco il freno semplicemente sfregando il pollice su quel tasto. Direi che è tutto. L'ultimo consiglio che vi do è questo. Gli altri tasti che non utilizzate non lasciateli assegnati ad altre funzioni, ma togliete l'assegnazione, perché potrebbe magari capitarvi di toccarli inavvertitamente, invece in questo modo scongiurerete questa possibilità. Ah, ecco, no, l'ultima cosa. Ogni tocco che noi facciamo sui tasti modifica i valori di una quantità che è selezionabile a piacimento ed è importante regolare anche questo parametro. Per capirci, vedete, io adesso tocco il trim a sinistra, ero a 0, mi si sposta a 2, faccio un altro tocco, va a 4. Questo perché? Perché ho impostato che ogni step del trim a sinistra mi modifica il parametro di 2 punti. Potrei anche impostare, ad esempio, che anziché 2 ogni tocco mi sposta il parametro di 10. Questo l'ho fatto sempre in ottica di efficienza, cioè significa che se io voglio spostare il trim di 10 punti, adesso andiamo a 0, farò 5 tocchi, 1, 2, 3, 4, 5. E quindi sarò il doppio più veloce di chi ha impostato questo step a 1, perché dovrà fare 10 tocchi. Chiaro, in questo modo perderò qualcosa in termini di precisione assoluta, ma dato che avere lo sterzo a 13 o 14 non cambia nulla, io preferisco che in gara, nelle fasi concitate, riesco ad ottenere l'effetto voluto, cioè raddrizzare la macchina nella direzione che mi serve. Quindi preferisco andare in step di 2 in 2 che sono meno precisi ma più efficaci. Bene, per questo video è tutto. Dato che è il primo di questo genere che faccio, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se vi piacerebbe vederne altri, magari relativi ad altri aspetti del setup, quali convergenza, campanatura, altezza da terra, eccetera. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi al canale. Per voi è gratis, non costa nulla, ma per me è di grande supporto. Vi saluto, ciao al prossimo video!